Buongiorno, oggi andiamo al museo, questo qui davanti, Museo Rambotti, museo archeologico di Desenzano, e come vedete alle mie spalle naturalmente c'è questa magnifica vista del lago. Questo è il parcheggio Maratona, poi vi metto nella descrizione le indicazioni per arrivarci. Qui davanti avete anche tutto il parcheggio per i bambini, ma adesso direi di andare dentro a vedere il museo. Eccolo qua, Museo Rambotti, non potete sbagliarvi. Là c'è il centro dove sto inquadrando, circa 500 metri. Mentre entriamo vi racconto anche di Giovanni Rambotti. Intanto qui vedo gli orari, eccoli qua. Mi fermo un attimo in modo tale che potete prendere appunti, potete fermare il video. Allora, entriamo. Questo è un convento, questo è il chiostro, ed è un convento del 1500. Poi ho letto che durante la seconda guerra mondiale è stato distrutto e poi nel Novecento è stato rifatto dal comune di Desenzano. Qui già appena entrate trovate il sarcofago di Attilia Urbica, penso si legga, un'aristocratica di Desenzano nell'epoca romana. E leggevo che Rambotti, perché mi domandavo perché si chiama Rambotti il museo, e ho letto che Giovanni Rambotti, nato nel 1817, era un notaio, in realtà non era un archeologo. Si laurea in legge a Pavia, diventa notaio a Desenzano e soltanto nel 1872, quindi a 50 anni inoltrati, inizia a raccogliere dei materiali archeologici qua vicino all'Onato del Garda, in una torbiera, durante degli scavi, e li comincia a collezionare, e poi da lì nasce tutta la storia sua come archeologo e gli viene dedicato questo museo. Ma quindi mi ha fatto anche riflettere sul fatto che uno a 50 anni che fa il notaio già nel 1800, come cambia vita, figuratevi oggi, come possiamo magari fare una cosa oggi e magari a 50 anni reinventarci e farcene un'altra. Sicuramente lui ha continuato a fare il notaio, quello era un hobby, ma ne ha raccolti talmente tanti materiali che poi si è creato il museo. Bene, intanto guardate che bello, perché poi studieremo anche là sopra, quindi entriamo nel convento e adesso entriamo a fare il biglietto. Eccomi all'interno del museo. Ora vi faccio vedere tutto. Eccolo qua, lui è Giovanni Rambotti. Qui tutta la storia che vi ho sintetizzato prima, e qui tutte le persone che poi hanno contribuito alle ricerche e a tutto quello che c'è qua all'interno del museo. Ora, prima di iniziare la visita, premetto che io non so nulla di archeologia, sono a livello scolastico, quindi questo non è un documentario, ma semplicemente un giro all'interno del museo in modo tale di darvi un'idea, una panoramica, e se vi piace, poi quando venite qua a Desenzano, lo spero per voi, potete venire a visitarlo. Ora non mi soffermerò a leggere ogni indicazione, se magari qualcosa di particolare, perché altrimenti il video diventerebbe veramente lungo. Ecco, quella, guardate, una scodella. Siamo nell'età del bronzo. Anche al numero 6, questo boccale, età del bronzo, quindi già guardate migliaia di anni fa come avevano già un'idea During the 5th moderna. century AD, the building was completely reorganized.
di boccale. Quindi queste sono, quello che farò io è darvi le mie considerazioni da non esperto guardando, ecco, per esempio mi domando che cos'è il numero 5. Uno spillone, forse per i capelli, non lo so, magari le donne lo sanno. Può essere uno spillone per i capelli? Pensate età del bronzo. Quindi ci dà un'indicazione sul fatto che se quello, poi le donne, ditemi nei commenti, è uno spillone per i capelli, già migliaia di anni fa le donne ci tenevano. Oppure perché dovevano lavorare, non lo so, però guardate com'è elegante. This could plausibly be the source of the present-day name of the town of Desenzano. Two other important characters, both officials at the imperial court in Milan, shared the same name. One during the reign of Constantius II and the other to Valentinian II. Ecco, questo è un documentario, tra parentesi è la prima volta che vengo qui da quando è stato rifatto. Poi vi spiego. Quindi vedevo che c'è un documentario, immagino che il documentario sia in diverse lingue. Mi hanno detto che tutto il museo è stato rifatto a febbraio dell'anno scorso e io c'ero venuto 10 anni fa. Ero venuto 10 anni fa quando non era ancora così. Poi non ci sono più entrato. Vedevo che quel documentario trattava le palafitte, l'antica Roma. Qui siamo infatti nell'età romana. Without doubt, the focal point of the villa was the reception and entertainment area, which took a linear form. Upon arrival from the lake, a visitor would Guardate che enter bello the questo, alle mie hallway with spalle. a geometrical mosaic floor, passing into a frescoed peristyle surrounding a large atrium. The visitor's gaze was followed by Guardate, questa è una casa, marble statues, una ipotesi, come leggo, di una ipotetica casa come poteva essere. two of which represent Hercules and another Apollo. Da ciò che leggo qui è tutta l'età del bronzo. The statues represent the period of the 2nd century AD. Faccio fatica anche a spiegarvi perché c'è tantissimo da leggere e poi la mia voce potrebbe dar fastidio perché c'è molto molto silenzio. Quindi ci godiamo anche un po' le immagini, però ecco vi ripeto, se venite qui è bello fermarsi a leggere perché vi fate veramente una cultura sulla preistoria, perché è tutto spiegato molto molto bene. Il Neolitico è un periodo e spiega, il Mesolitico lo spiega, Member of the noble family of the villa, and is the only such sculpture to be recovered during the il excavation. Paleolitico, vedete, The visitor e viene then tutto passed through spiegato. a large atrium. Adesso saliamo al piano di sopra. Un'altra informazione che vi do, che magari potrebbe essere poco utile per voi, i prezzi, nel senso che per me da residente il prezzo è gratuito, non pago nulla. E mi sono dimenticato di chiedere i prezzi, ma poi li chiedo e li metto in descrizione. Qui un dipinto di un ipotetico villaggio palafitticolo. E qui siamo all'interno del convento, c'è molto da vedere. Guardate che bello questo museo. Bene, leggevo che le palafitte sono un fenomeno che si è sviluppato dal 5300, quindi dal periodo neolitico, fino al 500, alla fine del 500 avanti Cristo, il periodo del ferro. E le palafitte si sviluppavano
in zone umide, quindi rive del lago, rive dei fiumi, torbiere, quindi zone umide. E qui immagino che troveremo qualche immagine. Qui sono reali proprio dei legni, delle palafitte, come vedete. E immagino che qui facciano vedere anche come si incastonavano nel terreno, vedete. E è un museo veramente da visitare, molto molto bello, e ci si può passare la giornata, quindi se venite qua in un giorno di pioggia come questo vi fate veramente una cultura, è molto molto bello. Naturalmente io, come vi ho detto, non posso spiegarvi ogni pannello e non sono neanche in grado di farlo perché non sono un archeologo, ma lo scopo della visita è di farvi portare attenzione su questo museo che magari non conoscevate e di venire a visitarlo. Chissà, questa sembra quasi una canoa. Oh, rieccomi, ma ha suonato la videocamera, mi hanno spiegato che suona perché ci si avvicina troppo. Eccola, questa era una imbarcazione, guardate. Tutto vasellame qua. E sto notando come, se pensiamo ad oggi, le forme non sono poi così tanto cambiate, vedete? Bronzo 1980-1900 a.C. Guardate già, cioè, quindi sono 4000 anni fa, già come decoravano, come lavoravano. Fa un po' strano, no? Pensare che 4000 anni fa comunque c'erano persone che avevano questa idea estetica. Come stavo dicendo prima, qui c'è veramente tanto da vedere e soprattutto c'è molto molto da leggere. Questa è una riproduzione di un soggiorno di 4.000 anni fa, come le persone vivevano dentro le palafitte. Andiamo a vederlo. Non c'è. Ah, sì, si è accesa la luce. Guardate che bella. Questa è una ricostruzione di come le persone 4.000 anni fa vivevano. Quindi la zona cibo, vi appendevano le pelli, lo spazio per le scodelle, quindi potremmo definirla una sorta di cucina, quella poteva essere, con la zona pranzo. Eccola qua la zona cucina, dove cucinavano. C'è anche il sonoro delle caprette, una rete immagino per pescare, qui della lana per l'inverno, e qui avevano la camera da letto, quindi tutta la zona notte. Molto interessante. Adesso c'è un'altra sala qua
Qui mostrano come si vestivano, vedete? Quindi conoscevano già l'arte del filare e del tessere 4.000 anni fa. Naturalmente non esisteva il cotone, cioè loro non lo conoscevano qui il cotone, e usavano delle fibre che potevano essere il lino o la canapa o fibre animali. Avevo letto che il cotone invece era già usato 4-5 mila anni fa, ma in altre parti del mondo, in Africa per esempio, ci sono stati dei ritrovamenti, mentre qui in Europa si usava il lino, canapa, eccetera, se non ricordo male. Ah, qui ecco, pensate cosa si erano già inventati per... Questo è un telaio per la tessitura, quello che oggi noi abbiamo in scala molto più grande per creare i tessuti dei nostri abiti, no? Ci sono tantissimi oggetti, quindi per me veramente è difficile parlarvene, spiegarveli, quindi facciamo un video dove vi faccio vedere un po' in linea generale il posto. Guardate qui come si decoravano. 4.000 anni fa loro avevano già l'idea della, chiamiamola bigiotteria, non lo so come chiamarla, dell'estetica del corpo. Qui andiamo a vedere le palafitte. Io prima ero qua sotto, vedete, qua. Qua sempre oggetti. Qui fanno vedere le raccolte illegali. Qui hanno messo anche delle poltrone vista lago, andiamo a vedere, guardate che bello. Quindi se siete un po' stanchi della visita, vi sedete qua. Oggi piove, però quando non piove insomma è anche bello, qua c'è tutta la vista lago e lì il parco. Io ho parcheggiato proprio qua davanti. Continuiamo la nostra visita. Questa è una postazione olfattiva, cioè annusa. Tutti i profumi sono caratterizzati dalla combinazione di note di testa, di note di cuore e note di fondo, no? Quelle che si percepiscono, poi tanto potete leggere anche voi, note di cuore, questo termine si utilizza in profumeria, però non ho capito cosa c'entra c'entra col museo, perché qui adesso proverò il profumo delle piante acquatiche del lago, quindi ti dice: conoscete il loro profumo di queste piante che crescevano lungo le sponde del laghetto di Lavagnone? No. Proviamo. Non lo so, sì, forse io che cammino sempre vicino al lago mi ricorda un po'. Questo invece ci dice: immaginate di vivere in una capanna di legno con mobili di legno e tanti oggetti di legno intorno a voi. Quindi questo profumo dovrebbe farci percepire cosa sentivano loro a livello olfattivo abitando in queste capanne. Proviamo. È molto molto forte, molto intenso, chissà se è vero però. E qui invece il cuoio degli animali si usava tutto, con il cuoio si realizzavano scarpe, cinture, sacchi, cappelli, quindi sentiamo questo odore di cuoio. Molto molto forte, molto forte. Quindi loro avevano intorno, sentivano 4.000 anni fa
questi odori. Altra bella vetrata con vista sul lago, e qui è un'ipotesi di ricostruzione di palafitte. C'è scritto tocca, che strano, cioè si può toccare, perché? Non ho capito, cioè motivo, beh lì non c'è nessun pulsante, no? Tocca, touch, cioè intende sopra, oppure tocca questo, non lo so. Boh, questa io non l'ho capita, magari spiegatelo nei commenti, non ci arrivo, perché c'è scritto tocca, boh. Altri oggetti, è veramente un museo da passarci la giornata. Ah, Porto Galeazzi, ho fatto un sacco di video a Sirmione di Porto Galeazzi, quindi parla dei ritrovamenti, vedete qua. Qua c'è Sirmione, il centro, e qua c'è Porto Galeazzi. Questo è l'aratro più vecchio del mondo. E risale, l'aratro risale all'antica età del bronzo, circa 2000 a.C. Sembra che fino ad ora è il più antico aratro che sia giunto a noi, in legno di quercia. E come tutti gli aratri si compone di 3 elementi: ceppo, il corpo lavorante, il bure che permette di attaccare lo strumento al giogo, la stregola, cioè il timone. Eccolo qua. Se c'è qualche contadino o qualcuno che comunque è nato in campagna, magari capirà meglio queste spiegazioni. Che bello anche questo filmato. Veramente, io sono venuto qua 10 anni fa, ma era tutta un'altra cosa, l'hanno rifatto, è stato veramente bello, 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 bello. Qui parla anche di tutta l'agricoltura nella preistoria, anche questo è molto interessante da leggere. E qui c'è l'uscita. Quindi di qua siamo già andati, oppure no. Ah, qua non ci sono passato, anche qua. Guardate quanto c'è da vedere, da leggere. Il cibo nella preistoria. Ah, ecco, tutta questa parte prima non l'ho vista. C'è il loro cibo, no? Frumento. Cosa usavano, vedete, per lavorare, quindi lavorare la terra. Qui andavano a caccia con le frecce. Eccole qua le frecce che hanno ritrovato. Le punte mi sembrano fatte di osso o no, di pietra sono, osso o pietra. Sì, le frecce sono fatte di osso, in selce oppure osso, oppure anche in bronzo. Per pescare, qui la cucina, come cucinavano,
c'è tanto veramente da vedere. Bene, io ho concluso il giro, spero che vi sia piaciuto. Come vi ho detto, non è un documentario perché non sarei neanche in grado di farlo, ma era soltanto un video per farvi vedere il posto, darvi qualche indicazione, intrattenervi un po' e darvi un'idea di visita nel caso voi veniate qua e sappiate che c'è questo bel posto da vedere dove potete imparare molto sulla preistoria. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video.